Hai mai provato un mouse super leggero? 55 grammi, interruttori Huano, accessori extra sono solo alcune delle caratteristiche che già lo rendono incredibile. È il Lamzu Atlantis e nonostante sia il primo mouse prodotto dalla Lamzu è già ad un altro livello rispetto agli altri. Prima di recensirlo infatti l'ho provato per una settimana, così da poterti spiegare al meglio cosa si prova utilizzandolo. Partiamo dalla prima sensazione, ovvero la leggerezza che si ha mirando con questo mouse. Non avevo mai provato un mouse così leggero prima d'ora e dopo ti spiegherò come ho sfruttato questa caratteristica per migliorare la mira. Raggiungere 55 grammi senza un guscio bucherellato è davvero difficile, soprattutto su mouse wireless. Lamzu però ci è riuscita perfettamente, ha mantenuto solida la struttura principale e ha alleggerito la base con un'intaglia a farfalla che risulta comunque molto resistente. Non si sente alcun rumore né premendo il mouse con forza né scuotendolo. La seconda differenza percepibile riguarda i tasti principali. Il Lamzu Atlantis infatti non monta i classici interruttori Omron, ma degli Huano, per la precisione i Blue Shell Pink Dot, perfetti soprattutto nei giochi FPS perché leggeri ma non troppo da essere cliccati per sbaglio. Sono piacevolmente tattili ed inoltre hanno una durata di click superiore in confronto agli altri. I tasti laterali sono ben tesi e la sensazione di risposta che danno è intensa. Richiedono un po' più forza rispetto ai tasti principali e come puoi sentire hanno anche un click più definito. La rotella è molto scorrevole, quasi per niente rumorosa e ha un click equilibrato. L'ho trovata ottima sia per il bunny hopping che per resettare gli edit, eccetera. Cliccarla richiede una forza media, quindi premerla per sbaglio è abbastanza difficile, ma si riesce comunque a spammarla, per esempio quando si devono segnalare i nemici. Da notare poi le onde in rilievo raffigurate sopra la rotella, un particolare che contribuisce ad aumentare il grip oltre che l'estetica. Sotto il mouse invece si trova il tasto per l'accensione e quello per modificare i DPI con il relativo LED indicatore. I piedini ovviamente sono in 100% PTFE e tra poco vedrai anche i test di scivolamento. Prima però parliamo di forma e dimensioni dell'Lamzu Atlantis. Questa versione è medio-grande e ha delle curve sui lati che favoriscono principalmente impugnature di tipo claw e secondariamente impugnature half palm. Se giochi competitivo, quindi, assicurati che sia adatto alla tua mano e al tuo grip style, perché è molto più importante dell'aspetto estetico. Anzi, se vuoi un video riguardo le impugnature, scrivilo nei commenti. Per chi ha delle mani piccole, invece, Lamzu sta già lavorando ad una versione mini, che dovrebbe uscire verso fine novembre e pesare 49 grammi. Ma ora passiamo alle cose serie. Il sensore è il PixArt 3395, con DPI regolabili fino a 26000 e lift off distance regolabile a 1 o 2 mm. L'ho trovato super preciso, sia nel tracciamento che nei micro aggiustamenti, così come nei flick. È anche ben integrato con la batteria interna che ha una durata in linea con altri mouse super leggeri, cioè attorno alle 70 ore. Quando si arriva al 25% si attiva il segnale di batteria scarica e una volta collegato al cavo lampeggerà fino al completamento della ricarica. Questo comunque è il software Lamzu, non è necessario scaricarlo ma è utile per configurare le varie impostazioni al meglio, sia del mouse che del sensore. Tra queste infatti c'è anche il debounce time, per ridurre al minimo la latenza dei click. Di base è impostato a 12 millisecondi, io l'ho abbassato a 0 e non c'è nessun problema di double clicking. Come ho accennato all'inizio, quando si passa ad un mouse super leggero come questo, è possibile migliorare la propria mira sfruttando la differenza di peso dal mouse precedente. Essendo più facile da spostare, si ha l'impressione di utilizzare una sensibilità più alta del solito. Per compensare questa differenza, quindi, ho abbassato le sense di gioco, diventando così più preciso rispetto a prima, ma senza aver fatto alcuno sforzo effettivamente. Perciò penso proprio che continuerò ad utilizzare il Lamzu Atlantis per un bel po' di tempo. Il livello di aspettative diventa sempre più alto ed ora in poi, oltre alla qualità dei materiali, saranno i dettagli a fare la differenza. Come per esempio l'esperienza di unboxing e gli accessori inclusi con il mouse. Questa infatti è la sua scatola. Una volta aperta, nella parte destra si trova l'Atlantis e il ricevitore wireless. Nella parte sinistra invece una custodia per il mouse con all'interno il cavo di ricarica tipo C, l'adattatore per il ricevitore, piedini extra sempre in PTFE e ovviamente il manuale di istruzioni. Il cavo tra l'altro ha questa particolarità che non avevo mai visto prima. È curvato per fare meno attrito e non dare fastidio nel caso si dovesse usare il mouse mentre ricarica. Un'altra cosa da nominare poi è la colorazione ad iniezione, come per i tasti in PBT, quindi ciò significa che l'opacità non si consuma diventando lucida nel tempo. La superficie del mouse infatti durante l'utilizzo risulta essere più resistente alle impronte e al sudore. Inoltre non c'è solo la versione bianca ma è disponibile in varie colorazioni. Come promesso, ora mostrerò anche i test di scivolamento. Questo è come il Lamzu Atlantis corre su un tappetino in tessuto
mentre questo invece è lo scivolamento su un tappetino ibrido. Essendo un mouse molto leggero, penso che sia meglio utilizzarlo su un tappetino in tessuto così da avere più forza d'arresto, ma chi preferisce la velocità può usarlo tranquillamente anche su un tappetino dalla superficie veloce. Come ho spiegato in quest'altro video, quale superficie scegliere dipende da cosa si gioca principalmente, quindi se hai dei dubbi ti consiglio di guardarlo.